Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Winocratic, un video un po' diverso rispetto a quelli che siete soliti vedere sulla mia piattaforma, ma che sono sicuro porti in campo un argomento caro ai più, il metodo classico, quindi il metodo di spumatizzazione per definizione che infiamma le nostre discussioni quando assaggiamo un Trento Doc, un Franciacorta, uno Champagne ovviamente, perché quest'oggi cercherò di approfondire da un punto di vista molto diverso, quindi prendendo in considerazione due espressioni provenienti da zone che potremmo considerare remote se consideriamo la geografia tradizionale di questo metodo. Quindi andremo ad assaggiare il buonissimo Chardonnay in purezza Brut proveniente dai vigneti sul lago di Trasimeno della famiglia Berioli e un entusiasmante Brut Nature su base Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dell'azienda agricola La Piana. Sono due espressioni che mi hanno fatto pensare molto e penso che potrebbero darvi l'ispirazione per ulteriori riflessioni su questo metodo davvero particolare e sicuramente molto prestigioso. Che dire, possiamo andare a vedere le degustazioni. La famiglia Berioli coltiva i suoi vigneti ed i suoi oliveti appoggiati sulle rotonde spalle del Monte Esperello dai primi anni del Novecento. In questa porzione di Umbria, da dove si può scorgere la Toscana rivolgendo lo sguardo oltre le acque del lago di Trasimeno, gli attuali 12 ettari di vigneto beneficiano della stabilità del clima lacustre, di un'ottimale esposizione solare e di cure tipiche dell'agricoltura biologica, dando vita ogni anno a splendide espressioni di vitigni come Merlot, Sangiovese, Grecchetto, Chardonnay e Trebbiano toscano. Roberto Berioli e la moglie Cristina, che presta il nome allo spumante in prova, sono stati affiancate più recentemente dai figli Riccardo ed Assunta nella gestione dell'azienda. Una famiglia unita anche nella tenace volontà di continuare questa storia d'amore verso il proprio territorio. Il Cristina è uno Chardonnay in purezza che attira da subito gli sguardi verso il calice grazie ai lampi verdolini del suo color paglierino e dalla consistenza delle sue bollicine. Il naso rileva profumi suadenti nella loro semplicità. Le note di frutta tropicale ben si integrano con velate sensazioni floreali e vanigliate. Una freschezza misurata si appoggia alla finissima grana delle bollicine ed insieme alla delicata sapidità finale confeziona un sorso di grande piacevolezza. Uno spumante che non presenta particolari necessità di abbinamento ma che ci invita a sposarlo con crudite di pesce e risotti delicati. Uno champenoise dal perlage pacato che non scontenta i palati più delicati. Era il 1951, l'anno in cui Cesare Gianaroli comincia a coltivare e vinificare le uve del suo vigneto posto tra Castelvetro e Vignola, fra le colline del Lambrusco Grasparossa. Dopo l'improvvisa scomparsa nel 1992 del figlio Graziano, al quale era stata da poco affidata l'azienda, toccherà al nipote 14enne di Cesare, Mirko, portare avanti la passione di famiglia, un compito che assumerà le sembianze di una vera missione nella mente del giovane, che introducendo migliori pratiche agronomiche tra i vigneti e aggiornando progressivamente la cantina con i sistemi di vinificazione più moderni, riuscirà anno dopo anno a perfezionare l'espressione del Grasparossa nel suo territorio prediletto, creando uno stile distinguibile fra gli altri. Oggi questa realtà si sviluppa su 8 ettari di vigneto in cui si coltivano esclusivamente vitigni autoctoni come il Pignoletto ed il Malvo Gentile, secondo le regole dell'agricoltura biologica. Intuizione è il frutto di un grande lavoro di ricerca e fiducia in un vitigno su cui pochi scommetterebbero per ottenere un metodo classico di grande eleganza. Il colore ramato sorprende da subito con la sua sfavillante lucentezza e generosità del perlage. Lo spettro olfattivo è quasi opulento. Da un'amalgama profumata di crosta di pane e cannella emergono note di rosa e ciliegia. Intratteso ed asciutto, ma si espande presto nel palato grazie ad una sensazione vinosa e lievemente tannica, esaltata da bollicine non troppo vivaci. Un metodo classico gastronomico ed indiscutibile personalità, da servire un po' più caldo dei soliti 4-6 gradi per permettergli di esprimersi appieno. Adesso aspetto solo di degustarlo alla cieca, insieme a numerosi rosé d'Oltralpe. Mi sa tanto che ne farà impallidire parecchi.